Ciao a tutti e benvenuti a questa nuovissima pizza con pomodori, acciughe e carciofi. Ma che schifo! È da poco uscita la nuova arma esotica, lo scettro di Asparager, ed è un'arma OP che dovete per forza avere. Nel video di oggi vi mostrerò come ottenerla, oltre a questo ci farò anche una recensione sopra e vi mostrerò cosa sa fare il catalizzatore e fidatevi, quest'arma non volete perdervela. Prima di iniziare però ci tenevo a farvi sapere che ho anche altri due canali. Troverete il link giù in descrizione. I canali sono Apple Life, dove parlo di religione, e Epsilon, dove parlo del mio gioco di carte collezionabili, che a proposito è anche lo sponsor del video di oggi. Vi piacciono i giochi di carte collezionabili come per esempio Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oppure Magic? In questo caso prendetevi i primi mazzi di Epsilon e giocate con i vostri amici o i vostri parenti. Epsilon è un gioco bellissimo e quando non faccio video ci gioco quasi sempre. Troverete il link del sito dove potete comprare le mie carte giù in descrizione. Tornando allo scettro di Asparager, l'impresa esotica la trovate alla bussola dei Viaggiamondi all'Helm. Prima di poterla sbloccare però dovrete completare le prime 3 imprese che la precedono. Sono molto facili da completare, l'unica cosa difficile è trovare gli atlanti richiesti in quelle missioni. Questo è un atlante e per ogni impresa ne dovrete trovare 5, quindi in totale 15. Ora, per non rendere il video troppo lungo ho deciso di creare questa mappa per voi. Qui vi mostrerò la posizione esatta di ognuno di questi 15 atlanti. Alcuni atlanti si troveranno sottoterra, però quando vi avvicinerete abbastanza vi verrà evidenziato, anche attraverso le pareti. Quelli in rosso appartengono alla prima impresa, quelli in blu alla seconda e quelli in giallo alla terza. Mettete quindi in pausa il video se necessario e completate prima le 3 imprese che precedono l'impresa esotica e poi tornate per la continuazione. Una volta che avrete completato tutte e 3 le imprese precedenti e avrete preso quella esotica, vi chiederanno di trovare altri 5 atlanti. Come tutti gli atlanti precedenti, anche i prossimi 5 si troveranno nella città sognante. Per trovarli seguite il mio personaggio. Il primo atlante lo trovate dietro a questo cristallo qui. Per trovare gli altri cristalli andate semplicemente avanti e qui vi troverete a un incrocio. Una volta lì andate alla fine di ogni corridoio e troverete i vostri atlanti. Questa è veramente l'unica parte difficile della quest e per risparmiare tempo non parlerò del resto. Tuttavia vi darò un consiglio per quelli di voi che sono nuovi. Nella quest vi dirà anche di andare a fare delle cose in allineamento astrale. Quella è la nuova modalità della season e la potete startare sulla mappa della città sognante. Il resto della quest è semplice, quindi ora parliamo un po' dello scettro di Asparager e del suo catalizzatore. Iniziamo con l'arma. Ebbene, lo scettro di Asparager è un fucile laser esotico cinetico che fa danni da stasi. I suoi perk gli permettono di riempire automaticamente il caricatore quando elimina un nemico affetto da stasi. Oltre a questo, quando quest'arma elimina un nemico, congela tutti i nemici nelle vicinanze, pure i campioni. Questo è fortissimo quando si parla di HUD clearing. Oserei infatti dire che quest'arma è l'arma migliore per l'HUD clearing. Ora, normalmente i fucili laser fanno pena, perché fanno pochi danni e perché vi obbligano a stare all'aperto per essere usati. Tuttavia, grazie alla sua abilità di congelare tutto, questo fucile laser è un'eccezione a questa regola, o almeno lo è se lo usate col catalizzatore che trasforma quest'arma mediocre in un'arma OP. Il catalizzatore lo potrete sbloccare aprendo la chest blu in allineamento astrale e una volta che lo avrete, per attivarlo vi chiederà di fare delle uccisioni con lo scettro di Asparager. Ora, ho notato che di solito quando si devono fare delle kill per i catalizzatori, tutti consigliano di andare a Suro C o qualche altro luogo strano. Io invece vi dirò che se volete farlo in fretta e cercate molti nemici, dovete invece andare sulla Luna, qui per l'esattezza. Una volta qui troverete questo vortice che farà partire un evento pubblico. Una volta che avrete startato l'evento pubblico avrete tutti i nemici che vi servono per attivare il catalizzatore.
Detto questo, una volta che avrete finito il catalizzatore, cosa fa? Beh, è semplice, se avete la vostra super carica e premete 2 volte il tasto di ricarica con lo scettro di Asparager, vi verrà tolto un quarto dell'energia della super e questa si scaricherà nel corso del tempo. In cambio il vostro scettro di Asparager sarà in grado di congelare tutti quanti anche senza uccidere un unico nemico e in più farà anche più danni. Perderete questo effetto appena ricaricherete l'arma o appena la cambierete oppure quando non avrete più energia della super. Comunque sia, date un'occhiata a questa scena e vedrete che differenza fa il catalizzatore contro i nemici e in questo caso contro un campione barriera. Come avete visto, grazie a questo catalizzatore non vi servono più neanche le mod contro i campioni. Ora qui ovviamente vi voglio comunque consigliare di avere qualche mod contro i campioni sovraccarichi, questo perché questi rigenerano la loro salute molto più in fretta degli altri 2 campioni. Comunque sia, avete visto cosa è in grado di fare il catalizzatore. Senza di esso infatti non la userei nemmeno in endgame, perché spreca troppe munizioni anche per killare i nemici piccoli. Tuttavia con il catalizzatore la storia cambia drasticamente. Grazie ad esso potrete usare quest'arma anche in endgame e sebbene non vi consiglio di avere più di una persona in squadra che usa quest'arma, il valore che porta è estremamente grande. Per capirci, uno potrebbe usare quest'arma per congelare tutto, inclusi i campioni, mentre gli altri li eliminano con tranquillità e facilità. L'unica cosa che vi deve essere chiara è che quest'arma è stata fatta per l'utilità e non per il DPS. Se siete soli e volete usare per forza quest'arma, vi conviene anche avere un'arma pesante e forte per il DPS, altrimenti contro i boss ve la vedrete brutta, perché quelli, a differenza dei campioni e gli altri nemici, non possono essere congelati, ma soltanto rallentati. Ora, prima che vi consigli una build molto semplice, parliamo velocemente di quest'arma in PvP. Ah, chi prende in giro, quest'arma fa schifo in PvP, non la usate. Passiamo velocemente a una build semplice che potete usare. Allora, per la build, il personaggio migliore che vi consiglio di usare con quest'arma è lo stregone. Ora, velocemente, non scenderemo in dettaglio sulle build, più avanti faremo dei video a parte, perché non voglio rendere troppo lungo questo video qua. Comunque sia, io vi consiglio lo stregone perché con lui riuscirete a fare delle build a stasi che vi permettono di usare lo scettro di Asparager al massimo delle sue abilità. In particolare vi consiglio di usare questa esotica qui, il manto dell'armonia battagliera, forte, giornaliera e fatosa. Non so che cosa ho appena detto, comunque sia, questa esotica vi permette di ricevere energia della super dopo le uccisioni con un'arma il cui danno è uguale all'elemento della vostra sottoclasse. Vuol dire, voi state usando una classe da stasi, state usando lo scettro di Asparager, vuol dire che l'elemento è lo stesso, quindi ricevete energia della super ogni volta che eliminate un nemico. Ora, detto questo è ottimo per caricare la super velocemente e usare il catalizzatore dello scettro più spesso in un'attività. Ora, come ho detto, parleremo di build per quest'arma in video futuri perché preferisco non scendere troppo in dettaglio per non rendere il video troppo lungo. Ora sappiate soltanto che le build con quest'arma, specialmente quelle da stasi, sono veramente pazzesche. Detto questo, ricordatevi anche di lasciare un like e principalmente condividere questo video. Questo mi aiuterebbe a creare altri contenuti, quindi se il video vi è piaciuto e vi piace anche Destiny sul mio canale, fatelo senz'altro. Per oggi comunque sia questo era tutto, noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti, saluti dal vostro Eporion.